Salve, buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qui insieme per parlare di un altro argomento molto importante dei nostri amici scooter, ovvero la lavorazione del ventolino, il classico ventolino tornito. Ho deciso di fare questo video perché mi vengono sempre fatte le stesse domande e soprattutto vedo che vengono fatte le medesime domande anche sui gruppi Facebook, dove purtroppo però ci sono persone che rispondono senza aver provato o avere poca esperienza, quindi danno informazioni non esatte o incomplete. Quindi ho deciso di raccogliere tutte queste domande e parlarne qui insieme a voi, portando ciò che è la mia esperienza da ormai, come sapete, diversi anni. Ho fatto anche precedentemente un video legato ai volani, quindi la tornitura dei volani, la lavorazione del volano. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per guardarlo, perché anch'esso è un argomento importante tanto quanto la lavorazione del ventolino e spesso va in accoppiata, quindi guardatelo. Sappiate inoltre che io di queste lavorazioni me ne occupo, quindi se siete interessati o volete informazioni vi lascio i miei contatti sotto al video in descrizione, dove potrete trovare o la mia mail o la mia pagina di Instagram, dove potrete tranquillamente contattarmi. Detto questo, non mi perderei con altre parole e inizierei subito a parlare dell'argomento lavorazione ventolino. La prima domanda che mi viene posta è: che cos'è la lavorazione del ventolino e che benefici porta? La lavorazione del ventolino consiste nell'andare ad eseguire una tornitura della superficie interna, quindi lato variatore, per andare a variare l'inclinazione della nostra semipuleggia fissa. Cosa serve andare a variare questa inclinazione? Questa inclinazione permette di partire a livello di trasmissione con una marcia inferiore, che in soldoni, per chi non è esperto di trasmissioni, significa andare ad avere un'erogazione molto più grintosa del mezzo sotto e quindi chiaramente uno spunto decisamente maggiore quando si parte da fermo e ovviamente anche un'accelerazione decisamente maggiore. Non è infatti difficile notare che su mezzi di una cilindrata superiore rispetto ai 180, solamente andando a variare l'inclinazione del ventolino ed eventualmente anche del variatore, questi solamente aprendo il gas da fermo impennano, d'accordo? Senza andare poi ad avere ripercussioni sulla velocità massima. Ed è proprio sulla questione della velocità massima che arriva la seconda domanda, e cioè: con il ventolino tornito, se andiamo a guadagnare così tanto in partenza e in accelerazione, vado poi a perdere in allungo? La risposta è no, o per meglio dire, se il ventolino è tornito con un'inclinazione corretta in base al motore che si sta utilizzando e in base anche alla taratura che si sta utilizzando, questo non va in alcun modo a precludere la velocità massima del mezzo. Quindi andandolo ad installare si va solamente a guadagnare in spunto e accelerazione, senza andare a perdere velocità massima. Chi montando i ventolini va a perdere in velocità massima, e purtroppo ne leggo tanti sui vari gruppi, è perché ha installato un ventolino che è stato fatto con la classica inclinazione che viene data sui vari gruppi Facebook o sui vecchi forum, e per il loro motore questa inclinazione non è assolutamente corretta. Quindi, come per tutte le lavorazioni, queste vanno fatte consone al proprio motore e da persone esperte, altrimenti si rischia o di andare a guadagnare da una parte e perdere dall'altra, o in certi casi, nei peggiori, di perdere e basta. La terza domanda che mi viene posta è: ci sono dei casi in cui è altamente consigliato andare ad installare il ventolino? Allora, se abbiamo detto precedentemente che installando un ventolino corretto si va solamente a guadagnare in accelerazione e nello spunto da fermo senza perdere velocità massima, aggiungo anche che in certi casi è indispensabile andarlo ad installare. Questi casi sono semplicemente i motori che vengono installati con un'espansione. Faccio il caso della classica Maxi Team sui blocconi 180. Prendendola e andandola ad installare si noterà il classico vuoto in partenza. Vuoto che qualcuno va a colmare in maniera errata
andando ad installare dei rulli molto più leggeri, ad esempio dei 9 grammi, che vanno sì a correggere il problema in partenza, ma poi vanno a far girare il motore in fuorigiri quando inizia a salire. E questa è una cosa assolutamente non corretta, perché poi si va a guadagnare da una parte ma si va a perdere tanto dall'altra. Alcuni invece, per correggere questo difetto, vanno a montare delle mollette sulla frizione molto rigide, in modo da partire a regimi più alti e quindi a sovrastare il buco che c'è in partenza. Anche questa cosa, per quanto riguarda i blocconi, e sto parlando dei blocconi in questo caso, non è una cosa assolutamente da fare. L'unica via da utilizzare è andare a installare un ventolino tornito. Semplicemente andando a installare il ventolino tornito ed eventualmente andando a modificare gli spessori tra mozza e ventolino, si andrà a recuperare completamente questo vuoto in partenza e non si andrà a perdere niente in allungo, quindi si potrà godere appieno della espansione. La quarta domanda, in questo caso la aggiungo io, a cui voglio darvi indicazioni, è questa. La lavorazione del ventolino conviene rispetto alla lavorazione del volano? Quando conviene fare una e quando conviene fare l'altra? Per quello che è la mia esperienza, che vi sto portando qui sul canale, io mi sento di consigliarvi, visto il basso costo della lavorazione di entrambi, di farli in accoppiata, perché entrambi portano benefici ed effettivamente portano benefici differenti. Da un lato andiamo a tirar via della massa all'esterno del motore, dall'altra andiamo ad eseguire un'inclinazione diversa che porta appunto dei benefici nello spunto e nella partenza. Quindi sono due lavorazioni distinte che portano entrambi benefici ad un costo relativamente molto molto basso, ma che fin da subito vi permettono di poter andare ad apprezzare il montaggio di questi due componenti nella grintosità del mezzo. Per concludere quindi il video vado a rispondere a un'ultima domanda, e cioè: mi consigli di installare il ventolino tornito? La risposta è assolutamente sì. In certi casi è indispensabile, come ad esempio abbiamo detto per le espansioni, per andare a risolvere determinati problemi e andare a godere appieno dell'espansione, quindi di quello che ci dà poi in alto. In altri casi, quindi il classico caso delle marmite magari simili originali, Sito Plus, SM06, eccetera, eccetera, io comunque ve lo consiglio, perché si va a guadagnare davvero tanto nello spunto e nell'accelerazione del mezzo, senza andare a precludere poi nella velocità massima. Tant'è che infatti è un componente di cui la lavorazione ha un costo decisamente basso, non va a sollecitare gli organi della trasmissione, quindi non è che installandolo poi si va a precludere la durata del mezzo, e quindi si va solamente a guadagnare. Questo però, se e solo se, e per favore questo è un punto cruciale, viene fatto da qualcuno di esperto, perché spesso noto utenti che si lamentano che andando a installare il ventolino tornito perdono in alto, quindi perdono in allungo. Questo perché il ventolino è stato tornito da persone poco esperte, o semplicemente perché è stato fatto un ventolino di serie che sul motore su cui viene installato non va bene. State lontani dalle classiche due inclinazioni che vengono tanto date nei vari forum o nelle pagine Facebook, perché anch'io sono partito da quelle, ho provato anch'io queste, e queste per carità in certi casi vanno bene, ma non vanno in maniera ottimale per tutti i motori, quindi spesso si perde in velocità massima ma si va a guadagnare in accelerazione. Per maggiori informazioni riguardo quindi anche alla lavorazione del ventolino così come al volano, sotto in descrizione trovate i miei contatti, pagina Instagram, FaroTube, o la mia mail per potermi contattare e appunto dove potremmo discuterne. Se ci sono altre domande potete scrivermi un commento sotto al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, tasto iscriviti sotto al video, e di lasciare un mi piace per supportare i contenuti che cerco di portarvi gratuitamente. Detto questo, io vi saluto e buon ventolino a tutti.